Un'altra cosa che adoro fare quando faccio i finti collage, a parte le carte come quella che ho usato adesso di sfondo, e ne trovate tantissime cercando handmade paper su Google, sono appunto queste carte fatte a mano con tutti i pezzettini di foglie, grumi di carta, petali, e sono una figata. Una cosa che mi piace molto fare è, come nell'esempio che ho messo di lato, fare delle forme con delle carte diverse da appiccicare sopra. A queste, siccome do per scontato che siano molto sottili, potete aggiungere un semplicissimo effetto di ombreggiatura, ovviamente sempre dallo stesso lato che avete scelto in precedenza, quindi sempre a sinistra in modo da non creare ombre contrastanti. Quindi prendete un pezzo di carta che vi piace, io ho preso questo con dei timbri sopra, e fate una forma. Potete farla con lo strumento penna, quindi in maniera molto precisa, oppure, cosa che preferisco di gran lunga, farlo con lo strumento lazzo, che è assolutamente impreciso, perché per quanto uno possa avere una buona mano verranno sempre delle imperfezioni, e questo dà un effetto più rustico all'immagine, e quindi secondo me ci sta molto meglio. Quindi preferisco di gran lunga fare una selezione a cuore, così invertirla con Ctrl Shift I, oppure su selezione inverti, Ctrl X, cancellare, tagliare la parte mancante e ottenere questa forma non proprio regolarissima, aggiungere l'effetto drop shadow o ombra e metterlo ovviamente che non vada in contrasto con le altre ombre già presenti nella mia immagine, quindi da quel lato lì. Anche la distanza di solito lo faccio molto, molto piccola, perché do per scontato che sia un foglietto di carta molto sottile, e quindi anche la taglia non lo faccio troppo sfumato, diciamo un 3, un 4, ok. E do l'ok, e quindi ho questo nuovo pezzetto di carta appiccicato. Una cosa anche carina da fare è giocare con l'opacità, quindi fingere che sia carta non totalmente coprente, quindi abbassare l'opacità del livello, ad esempio a 80-90, cioè non del tutto, ma che lasci una leggerissima trasparenza in modo che si vedano leggermente dei pezzi dietro. Secondo me è molto bello come effetto. E un'altra cosa che uso spesso, che mi piace molto, sono i pizzi. I pizzi che sono di difficile reperibilità, a trovare dei pizzi da ritagliare, ma per i quali potete trovare un sacco di pennelli già pronti, che sono bellissimi. E se ritrovo il link di quelli che ho preso io ve lo metto anche quello nell'info box, che potete utilizzare su un nuovo livello. Io li faccio sempre bianchi comunque, perché mi piacciono, o grigi o chiarissimo, che potete usare anche a più strati. Ad esempio usate il pennello e gli applicate la stessa identica ombreggiatura che avete utilizzato per i pezzi di carta, oppure, come ho fatto nella mia immagine dove vedete che c'è l'ombra più marcata da un lato, potete usare la stessa tecnica di ombreggiatura fatta per la scritta, che secondo me rende di più. Ci vuole un po' più tempo, ma rende meglio. E quindi ora ve la rifaccio, uguale, non ve la sto a rispiegare perché è la stessa, semmai se vi interessa vi andate a vedere la parte del testo se l'avevate saltata. Se volete fare una parte un po' più rialzata e quindi differenziarla ulteriormente, potete utilizzare lo strumento sfocatura con la potenza che volete e andare a sfocare ulteriormente l'ombra nei punti quelli più distaccati, perché l'ombra in teoria è più precisa quanto più l'oggetto è vicino all'altra superficie, mentre invece se è rialzato tende a diventare meno precisa l'ombra, e sempre andate a regolare bene l'opacità dell'ombra. Questo può essere fatto sia per i pizzi che per pezzi di carta, ma anche per gli oggetti, ad esempio il fiocco, i fiorellini o questa bordatura di fiori, li ho fatti sempre con l'ombra, copiando il livello, facendolo nero e
decidendo con lo strumento Altera come farlo. Volendo poi potete provare ad aggiungere gli effetti, cioè molte di queste cose le ho scoperte provando a caso. Ad esempio, visto che una cosa che mi piace abbastanza sui pizzi, ad esempio, è lavorare sugli effetti e aggiungere un rilievo. Quindi vado su Effects, incisione rilievo, scelgo rilievo a cuscino, vabbè, la quarta comunque in rilievo, con un'ombra molto chiara, tipo al 20%, e praticamente tutti i livelli al minimo, ed ha questo effetto leggermente come se fosse leggermente spesso, quindi come se non fosse proprio un foglio sottile sottile, da una specie di bordino. Può essere una cosa carina da aggiungere a degli oggetti. Potete provare tipo miliardi di cose comunque, cioè un sacco, oppure dare, una volta finito tutto il lavoro, aggiungere qualche filtro colorato che dia un effetto un po' più vecchio all'insieme.